Mentre con i cicli for che abbiamo visto lo scorso video ripetevamo una serie di operazioni un certo numero di volte, con le strutture che vediamo in questo video, while when e do loop, possiamo ripetere questo pacchetto di operazioni un numero di volte non ben definito che va però in funzione di un risultato di una certa condizione che andiamo a richiedere. Vediamo prima il while when, che è la struttura ciclica che io utilizzo più frequentemente, e poi il do loop. Realizziamo il ciclo da 1 a 5 come l'altra volta, utilizzando però la forma ciclica con il while when. Creiamo anche qui una nostra routine e scriviamo che while i minore o uguale a 5, mettiamo il message box che ci dice quanto vale i, e poi noi chiudiamo con il when. Attenzione però, cosa succede? Che qui noi dobbiamo ricordarci anche di aumentare il valore di i, altrimenti resterebbe a girare sempre lì. Cosa succede adesso facendo F5? Che il primo message box ci restituisce un pop-up vuoto. Perché? A differenza del for i uguale 1 to 5, e qui l'uguale 1 assegna un valore alla variabile i, qui in realtà non l'abbiamo assegnato, quindi non sapendo che cos'è, VBA lo interpreta come vuoto, come null, e quindi il nostro primo message box è vuoto. Quando invece nel passaggio successivo sarà stato fatto questa riga di codice qui, in cui si dice che i uguale a se stesso più 1, allora lui valorizzerà a 1 la i e avremo il nostro message box 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, e qui arriviamo fino in fondo. E una cosa da notare rispetto al ciclo for che abbiamo fatto l'altra volta, che purtroppo con il while when non riusciamo a fare la condizione di uscita forzata, quindi if i uguale 3 then exit while non esiste come possibilità, quindi questo non lo possiamo fare. Io sono un po' più affezionato a questo while when perché normalmente non ho bisogno di uscire forzatamente, però adesso vediamo anche l'altra struttura che ci permette di farlo. Come ti ho anticipato, io utilizzo molto spesso il while when perché tendenzialmente non ho bisogno di uscire forzatamente dal ciclo. Però se questo dovesse essere necessario, e talvolta capita anche a me, semplicemente passo dal while when a quest'altra struttura che vediamo immediatamente, che è quella del do loop. Per ovviare a quella impossibilità di uscire dal ciclo, quando usiamo while when, quindi se non dovete uscire forzatamente dal ciclo, while when va benissimo, io uso quasi sempre quello tendenzialmente. Se invece dobbiamo uscire forzatamente dal ciclo per qualche ragione, possiamo usare semplicemente il do loop, che ha un costrutto del tutto analogo, perché poi lo scriviamo così: do while, abbiamo messo i minore o uguale di 5, qui mettiamo il message box, aumentiamo di 1 il valore di i, e qui in fondo invece chiudiamo il ciclo con loop, quindi do while loop, mentre prima avevamo while when. Il do while loop, anche in questo caso qui, se lo facciamo eseguire, ci darà il primo message box vuoto, 1, 2, 3, 4 e 5. In questo caso però possiamo scrivere qui la condizione if i uguale 3, then exit do. E questa cosa qui ci consente di avere vuoto 1, 2, 3, niente, perché quando arriva a 3 esce. E un'altra cosa, ci sarebbe anche un altro costrutto che è il do until, anziché il do while, che funziona al contrario dal punto di vista booleano. Mentre il do while esegue il ciclo finché quella condizione i minore o uguale a 5 è vera, l'until esegue il ciclo finché quella condizione che mettiamo è falsa. Quindi in questo caso noi, volendo replicare la stessa cosa, dovremmo mettere maggiore di 5. Facendo F5, vuoto, 1, 2 e poi si ferma. Okay. Io non lo uso quasi mai perché banalmente, forse per costrutto mentale mio, mi viene più naturale scrivere while not, e qui gli operatori booleani che avevamo visto qualche video fa tornano utile.
Ovviamente questo qui eseguito non fa niente, perché cosa succede? Finché i è minore o uguale a 5, i non vale nulla e quindi il risultato di quella cosa lì lo blocca. Se noi qui andiamo a dare un valore a i, tipo i uguale a 0, e facciamo F5, ancora non riesce a eseguirlo. Perché? Perché stiamo chiedendo, mentre i è minore o uguale di 5, se i vale 0, sì. Aveva un not davanti, quindi diventa falso. Aggiungo solo una postilla finale. È anche vero che con il do loop noi possiamo mettere la condizione non in cima al ciclo, ma in fondo. Quindi anziché fare do while i minore o uguale a 5, questa parte qui la possiamo mettere qua sotto dopo il loop. L'effetto sarà lo stesso in questo caso, cioè avremo 0, 1, 2 e lì si ferma. Quello che cambia è che tutto il blocco di istruzioni che stanno fra il do e il loop viene eseguito sicuramente almeno una volta. A me personalmente non è mai capitato di doverlo usare in questa forma, però se per qualche ragione dovesse capitarti, sappi che puoi fare anche questo. Bene, adesso che hai imparato a fare i cicli con Visual Basic for Application, è un altro tassello molto importante per poi fare dei programmi in Visual Basic for Application che possono tornarti molto più utili. Adesso stiamo costruendo tutta la ferramenta, tutti gli strumenti che ci occorrono, e questo è veramente un passaggio importante. Ci vediamo al prossimo video, ciao!